Questa è la Digital Photo 135 e se vuoi aumentare la qualità dei tuoi video e delle tue foto puoi farlo con questa luce portatile economica ma potente. In questo video ti mostrerò le sue caratteristiche e scoprirai perché l'ho scelta rispetto alle altre. Partiamo subito dal prezzo, 42 euro. Prima di acquistarla ho cercato e confrontato molte luci, i prezzi si aggiravano tra gli 80 e i 100 euro, alcune avevano caratteristiche peggiori, altre sicuramente migliori, ma c'era sempre qualche recensione che mi faceva dubitare del loro valore. Andiamo quindi a scoprire le caratteristiche che mi hanno colpito e convinto ad acquistare questa luce. Una è sicuramente il rivestimento in alluminio, che aiuta a dissipare il calore più velocemente. L'ho tenuta accesa a lungo per varie volte, ovviamente scalda ma non è mai diventata bollente. Altre luci invece tendono a raggiungere temperature molto alte, diventando intoccabili. Un'altra cosa fondamentale riguarda il pannello. Ci sono 135 LED che producono una luce continua. Grazie a questa, non importa che dispositivo e impostazioni usi, nei tuoi video e nelle tue foto non ci saranno più sfarfallii e altri disturbi, presenti invece quando usi luci normali o quelle di casa. La luce inoltre ha un CRI del 97%. Il CRI è l'indice di resa cromatica, ovvero quel valore che va da 0 a 100 e indica quanto i colori degli oggetti rimangano naturali mentre vengono illuminati. Una volta accesa, tenendo premuto il tasto ON, grazie al display OLED possiamo vedere e modificare la luce attraverso 4 modalità. Nella prima possiamo modificare la luminosità da 0 a 100%. Con il tasto Set ci spostiamo e cambiando la temperatura di colore è possibile ottenere una luce calda o fredda. Nella seconda modalità troviamo i valori H ed S, che riguardano le tonalità dei colori e la saturazione, cioè l'intensità. Nella terza i valori RGB, quindi rosso, verde e blu. Qui è possibile ottenere qualsiasi colore esistente. Per esempio, in questo caso utilizzo il computer per campionare il colore che voglio replicare. Una volta trovati i valori RGB, vado a impostarli sulla luce e in questo modo ho ottenuto esattamente il colore che mi serviva. Nell'ultima modalità troviamo invece le scene, 10 effetti preimpostati che consentono di simulare cose tra cui lampi, candele, luce della polizia, segnale SOS e anche sequenze di colori veloci o lente. Per quanto riguarda dimensioni e peso, come puoi vedere sono praticamente quelle di uno smartphone. All'interno c'è una batteria a litio ricaricabile da 4000 mAh che consente un utilizzo di circa 2 ore con luce al 100%. Ultima caratteristica, funziona anche da power bank. Dentro la custodia infatti, perché c'è anche la custodia, troviamo due cavetti tipo C. Uno è quello classico per ricaricare la luce, ma una volta uniti e poi collegati in questo modo, possiamo attaccare e caricare qualsiasi altro dispositivo. Poi c'è anche quest'altro accessorio. Una volta avvitato su uno dei due lati, uno o due, si può fissare la luce alla macchina fotografica così, in modo da usarle facilmente assieme. Insomma, è tascabile, economica, personalizzabile, ottima per video, foto, dirette, se si va in campeggio o a pescare. È disponibile anche in altre due versioni, una è quella con 120 LED, meno cara ma solo bicolore, l'altra invece 150 LED, sempre RGB multicolore, leggermente più cara ma se servono più di 3 ore di luce allora ti consiglio quella. Lascio in ogni caso tutti i link in descrizione, io personalmente l'ho acquistata su AliExpress, la spedizione è gratuita con consegna attorno ai 10 giorni, ma se preferisci puoi usare anche il link di Amazon. Mi raccomando, se ancora non l'hai fatto lascia un bel like, iscriviti gratuitamente al canale e clicca la campanella delle notifiche, così saprai appena esce il prossimo video. Ovviamente puoi anche condividere e scrivimi tranquillamente un commento se hai domande o curiosità. Un ringraziamento speciale a te che hai guardato fino alla fine, ti aspetto al prossimo video Ciao!